Bentornati nel canale e oggi vediamo come realizzare il concentrato di peperoncino. Io sono un grandissimo appassionato di peperoncini e questo è un bellissimo modo per conservarlo e per insaporire al meglio anche i nostri piatti, e quindi vedremo un po' il procedimento che è anche abbastanza veloce. E ora sigla! Bene, innanzitutto ci servono i peperoncini, io li vado adesso a raccogliere proprio dalla pianta, e quindi questa è una pianta di habanero red, e quindi ora vado un po' a raccoglierli, anche perché la stagione proprio sta per terminare, e quindi adesso vado a raccogliere gli ultimi peperoncini, e anche perché il timore è anche quello che andrebbero sprecati, quindi guardate quanto sono belli. E quindi dicevo, non vorrei sprecarli, quindi vorrei cercare di conservarli, e quindi un modo ottimo è proprio quello di farci un concentrato. Questi invece li vado a essiccare, giusto qualche peperoncino, li andrò a mettere direttamente nell'olio. Allora, vediamo come procedere. Innanzitutto con la pasta le vado a metterlo su un contenitore e vado a togliere la parte, il peduncolo del peperoncino, quindi vengono via anche solamente tirandolo, però nel caso si può utilizzare un coltello. E mi raccomando, io adesso qui non sto usando i guanti e questo è un errore, e mi raccomando, usate guanti quando maneggiate questi peperoncini perché sono davvero molto 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 piccanti e potrebbero creare problemi, quindi guanti, guanti, guanti. Ora, dopo aver messo del sale grosso sul fondo del colapasta, io vado a dividere in due i peperoncini e li vado a sistemare dalla parte aperta sul fondo a contatto proprio con il sale, quindi in modo tale proprio che possa rilasciare più acqua possibile. Questo è l'obiettivo, perché i peperoncini sono molto molto carichi d'acqua, quindi una volta sistemati tutti vado a cospargerci sopra ulteriore sale grosso finché proprio vengono ricoperti, e in modo tale che possano rilasciare più acqua possibile. Una leggera pressione, vado a coprire leggermente con un po' di pellicola, faccio una leggera pressione con la mano e adesso questi andranno messi da parte per un 2, 3, 4 giorni in modo tale che possano rilasciare l'acqua. Passati i giorni tolgo tutto quanto e guardate un po' l'acqua che hanno rilasciato. C'è un bel po' di acqua che ovviamente non posso farci niente, nessun utilizzo, quindi andrà buttata via. E ora con una pinza vado a prelevare tutti i peperoncini dal sale, li vado a mettere su un panno, in modo tale anche che perdano un po' di sale che hanno all'interno. Il sale comunque è fondamentale per evitare la comparsa poi eventualmente del botulino, quindi è un'ottima cosa. Ok, ecco qua i nostri bellissimi habanero red. Ora ci servirà l'1% del peso in sale. A me pesavano più o meno 100 grammi, quindi 1 grammo di sale. Preparo il frullatore, il mixer Kenwood, e vado a inserirci all'interno tutti i miei peperoncini. Ok, sempre con la pinza, quindi notate all'altra mano stavolta ho messo il guanto, quindi mi raccomando a maneggiarli perché sono veramente piccanti. Ora vado ad aggiungere il mio grammo di sale all'interno dei peperoncini, chiudo la parte superiore del mio mixer e quindi adesso vado a frullare il tutto. Eccola qua, per ottenere un primo composto. Giusto qualche secondo, non servirà a frullare a lungo, e viene fuori una prima crema molto grossolana del nostro composto di peperoncino. Ora ci vado ad aggiungere la metà del peso di peperoncini in olio extravergine d'oliva, che sia un olio buonissimo, mi raccomando, e quindi ora vado ad aggiungere quindi un 50 grammi d'olio.
richiudo tutto quanto e quindi adesso vado a fare una frullata finale, ok, in modo tale da ottenere questo composto, questa crema, quasi una salsa. C'è un odore davvero particolare nell'aria, anche leggermente pungente perché gli habanero sono molto piccanti. Ovviamente questo è un procedimento che si può fare con tutti i peperoncini. Ora non ci rimane che andare a metterli nel nostro vasetto. Guardate che bella crema di che bellissimo colore. Ora, questo è un vasetto sterilizzato e per sterilizzare vi rimando sia al link del ministero sia a un video che ho fatto in precedenza, quindi è importantissimo. Vado a versarci dentro tutta la mia crema di peperoncino piccante, ok, quindi la verso tutta, vado a pulire bene le pareti, una leggera pressata per far sì che non ci siano bolle d'aria. E adesso ci aggiungo olio d'oliva extravergine, quasi fino al bordo, lascio ovviamente 1 centimetro e mezzo. E ora semplicemente vado a chiudere. L'olio che ne deriverà sarà fantastico perché può essere utilizzato anche per rendere piccante poi l'olio normale, basterà mettere anche un paio di cucchiai, mentre il composto, questo qui che vedete fantastico, sarà utilizzabile per qualsiasi cosa. Se amate il piccante, ecco, guardate che bella crema, posso metterci un mezzo cucchiaio in una pasta, in un sugo, sulla pizza, è una ricetta fantastica. Io ve lo consiglio per conservare al meglio tutti i peperoncini e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, siamo anche su Instagram e vi mando al prossimo video. Ciao!